È arrivato quel momento dell'anno, quello in cui testiamo l'ultimo top di gamma Samsung, Samsung Galaxy S25 Ultra, contro l'ultimo top di gamma Apple iPhone 16 Pro. In questo caso specifico nelle fotocamere, che diciamocelo chiaramente è la cosa che più ci interessa perché è quella che più tende a cambiare e a fare la differenza sugli smartphone premium. Ma quest'anno non ci sono solo loro due. Ho voluto aggiungere un terzo incomodo, questo Vivo X200 Pro, che sulle foto ha veramente molto da dire. Un vento terribile, è un duro lavoro, ma qualcuno lo doveva pur fare. E quindi eccomi qua in studio a commentare tutte le foto che ho realizzato. Le ho divise per tipologia, ne ho realizzate più tipi per ogni tipologia. Ovviamente mi sono concentrato di più sulla fotocamera principale, ma vi racconterò un po' di tutto. Le foto, vi ricordo, sono scattate da iPhone 16 Pro, da Samsung Galaxy S25 Ultra, e questo voleva essere il confronto originale finché non ho avuto modo di provare anche Vivo X200 Pro, di cui vi ho già parlato in dettaglio nella recensione completa, mentre la recensione completa di S25 Ultra arriverà a brevissimo, e per non perdervela ovviamente iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella delle notifiche. Allora, partiamo da questo invitantissimo piatto bavarese. Soltanto a guardarlo mi viene di nuovo fame. Per questa foto le uniche considerazioni che voglio fare sulla fotocamera principale, soprattutto con buona luce, lo vedrete, le considerazioni saranno minime, nel senso che le differenze saranno minime. Raramente c'è un chiarissimo vincitore. Partiamo da questa. La foto dal Samsung è leggermente bruciata, questo sinceramente non me lo sarei aspettato, mentre invece quella del Vivo secondo me è un po' troppo satura. Quella di iPhone secondo me è la più bilanciata fra queste tre. Foto di paesaggio, un paesaggio anche abbastanza brutto, diciamocelo chiaramente, ma mi serviva perché era quasi totalmente in controluce. E quello che vediamo è che Vivo ha alzato veramente molto le ombre, facendo una foto che è molto più pronta per essere subito utilizzata. Non è che con gli altri due scatti non si possa poi arrivare a un risultato simile a questo, però Vivo ha sostanzialmente già interpretato quella che probabilmente sarebbe la vostra necessità. Queste tre foto messe accanto, probabilmente se vi chiedessi di scegliere qual è la migliore, scegliereste quella del Vivo, proprio perché appunto ha scelto di realizzarla più vicina ai gusti delle persone. Se passiamo a questa foto di questa chiesa, possiamo praticamente replicare la stessa considerazione. Tra l'altro anche questa abbastanza in controluce, quindi molto all'ombra la zona che stiamo fotografando, e quello che ha fatto Vivo è non solo alzare le ombre, ma anche aumentare i contrasti. È proprio una foto molto più godibile, molto più, anche se vogliamo, instagrammabile. Non prendete questo instagrammabile però necessariamente come una connotazione negativa, perché secondo me è, se vogliamo, anche un pregio. Un po' tutti questi smartphone vi permettono, con le capacità giuste, con la funzione o l'app giusta, di scattare la foto da professionista, chiamiamo così. Qui secondo me può aver senso la foto che, senza snaturare eccessivamente quella che era l'immagine originale, realizza uno scatto che è più godibile. Questo è uno scatto notturno e qui le differenze iniziano a sentirsi in modo abbastanza netto. Devo dire che lo scatto del Vivo gestisce meglio le luci, gestisce meglio il colore e offre anche un maggior dettaglio. Di questo scatto ho realizzato anche tre piccoli crop, e quello che si può vedere è che lo scatto del Samsung è quello sicuramente meno incisivo, quello che probabilmente meno vorreste riutilizzare. Quello dell'iPhone è buono, ma negli scatti notturni tende ad aggiungere questa nitidezza extra che la rende con dei contorni estremamente marcati. Questo è in parte vero anche del Vivo, che però lo fa in modo, secondo me, migliore, e aggiungendo anche quel contrasto in più che aiuta a avere questo ritaglio il più, l'ho già detto, godibile possibile.
Queste 3 foto a questa birreria volevo cercare di metterli un po' in difficoltà con questo fatto che io ero all'esterno e dentro c'erano le bottiglie illuminate, eccetera, eccetera. Ma devo dire che in realtà sono 3 foto tutte molto buone. Quella del vivo ha solo il colore un pochino più corretto, il bilanciamento del bianco, e come poi vi dirò anche dopo, è quello che nelle situazioni al buio gestisce meglio le forti luci senza creare eccessivi aloni attorno alle lampade che generano queste luci. Ma al netto di queste proprio micro cose, sono 3 scatti tutti molto buoni. E quando si parla di scatti molto buoni che differiscono per pochissimo, questa immagine qui di questa sorta di finto affresco è quella che racconta meglio questa storia, perché sono 3 foto che se le guardate sono subito capite, sono molto diverse, no? Perché? Perché il bilanciamento del colore è molto diverso, non c'è assolutamente del bianco quasi in questa immagine, quindi tutti gli smartphone devono interpretare. Secondo me quelli che gestiscono il colore fra tutti, Samsung è quello che ha fatto il lavoro migliore, che tende un po' più al blu, Vivo tende un po' più al verde e iPhone come sempre tende un po' più al giallo. Personalmente secondo me vanno bene tutte e 3. Certo, se vi dovessi dire quella col colore migliore, in questo caso sarebbe Samsung. Questa foto all'interno con poca luce, quello che possiamo vedere è che Samsung ha fatto uno scatto un po' troppo scuro. Non è un cattivo scatto di per sé, anche qui al solito, ancora una volta, potete sempre rimettere mano alle foto, no? iPhone ha forse appiattito un po', e alla fine di tutto quello dello scatto del vivo probabilmente è quello che io sceglierei come mio scatto preferito, ma questo non vuol dire che gli altri 2 siano dei cattivi scatti, anzi hanno fatto un bel lavoro, hanno gestito molto bene anche i riflessi delle luci sul vetro con tantissimo dettaglio, 3 ottime foto. Questa foto all'interno di un bar, fotografando delle bottiglie che sono a loro volta illuminate con una luce blu, era un po' lo scatto in cui mi sarei aspettato che Vivo avrebbe davvero fatto la differenza rispetto agli altri. Io sono ancora fermamente convinto che il Vivo faccia delle foto eccezionali, ma in questo specifico caso invece mi ha stupito iPhone. E lo possiamo vedere con questo ritaglio. Da questo ritaglio è possibile vedere come al Samsung manchi sicuramente un po' di nitidezza, un po' di dettaglio, ha fatto la foto un pochino con un pochino, non tanto di micromosso, ma gli manca proprio della definizione, mentre invece fra Vivo e iPhone, che entrambi hanno un po' spinto un po' di più sulla nitidezza, sul dettaglio, sul contrasto, ma ci sta alla fine, la foto migliore secondo me è quella di iPhone perché ha gestito meglio l'illuminazione blu che, se guardate bene, sia sul pezzo di legno sotto che sulla bottiglia centrale sono andati in pratica ad appiattire un po' tutto, a cancellare un po' i dettagli sul Vivo, mentre invece sull'iPhone questi dettagli sono rimasti molto bene. Questa foto di questo banco di prova sono 3 scatti che vanno tutti benissimo. Qui Vivo mostra quella qualità in più, probabilmente sia delle lenti ma anche dell'elaborazione. Da cosa lo vediamo? Lo vediamo principalmente dalle linee della GeForce, che sono nette e marcate e ben definite, con veramente una messa a fuoco perfetta in tutti i punti della scheda video, mentre invece sugli altri 2 scatti, nelle zone più scure, queste linee un pochino si perdono, la loro nitidezza un po' si perde. Diciamo che il Vivo ha fatto uno scatto come se l'illuminazione di quella stanza, che era abbastanza scarsa, fosse stata molto migliore, ecco, quindi bene. Scatto notturno dalla fotocamera principale, quello che vediamo è che tutti soffrono un po' di flare, anche il Vivo. Quello che ne soffre meno forse è il Samsung, quello che ne soffre di più è l'iPhone, non solo in questa foto, ma dico proprio in generale. Ma a parte questo, che è un dettaglio, sì, che a qualcuno potrà dar fastidio, ma insomma succede in pochissime foto nel totale di quelle che probabilmente scatterete, quello che possiamo vedere da questo scatto è che sicuramente il Vivo ha fatto una foto che è molto contrastata rispetto alle altre 2, ma ha sicuramente gestito meglio le luci, e se andate anche a vedere il dettaglio, poi le foto ve le renderò ovviamente disponibili, il dettaglio degli edifici sullo sfondo, si può vedere come il Vivo abbia comunque catturato più dettaglio in lontananza. Chiudo il capitolo fotocamera principale con queste foto di questi dischi. Anche qui cambia leggermente la gestione delle ombre, il bilanciamento del colore, ma sono tutte comunque abbastanza delle belle foto. Pensavo di catturare qualcuno in fallo con delle scritte dei dischi che sarebbero lette meno, in realtà sono tutte ottime. Voglio farvi notare però una cosa, che quella meno forse gradevole a primo impatto, perché è un po' più scura, del Vivo,
ha un grandissimo pregio che ritrovate in tutte le foto notturne dove c'è una fonte luminosa. La fonte luminosa è molto definita ed è molto circoscritta appunto proprio al suo elemento, senza luce che filtra all'interno del resto della foto. Questo è sicuramente merito anche delle lenti Zeiss. E ora parliamo di macro, dove, ve lo dico, non c'è storia, il vincitore è nettamente il vivo su tutti gli scatti che potrete mai fare. E c'è una ragione per questo. La ragione è la fotocamera zoom che il vivo utilizza per le foto in macro, mentre invece Samsung ed iPhone vanno automaticamente a switchare alla grandangolare. Non è che ve lo spiegano, però è quello che succede. Diciamo che sfruttano la grandangolare per le foto macro. Quello che succede è che in vari casi gli manca non tanto la definizione, che nel complesso è buona. Ricordiamoci anche che Samsung quest'anno ha poi aggiornato la sua grandangolare a 50 megapixel, quindi di dettaglio devo dire ce n'è. Quello che gli manca è sicuramente la profondità di campo, ma anche il bilanciamento del colore. Lo vediamo dalla prima foto. Partiamo con questa foto di queste patatine, dove su iPhone e Samsung il tagliere su cui sono posate diventa viola, perché alla destra di questa foto c'era una finestra e diventa viola. Guardate invece com'è lo scatto del vivo, che sembra una foto da copertina, una foto da menu. Stessa cosa la possiamo ripetere per questo muschio. Le inquadrature sono leggermente diverse, purtroppo non era facilissimo riuscire a inquadrarle allo stesso modo, ma non è importante. Sono tutte delle belle foto, devo dire, ma quella del vivo, grazie alla sua eccezionale profondità di campo, è assolutamente imbattibile. Sembra anche questa una foto professionale. Per non parlare di questa foto da vicino, questo caso proprio da davanti, quindi è un po' più facile confrontare questi scatti. Ovviamente cambia la prospettiva, perché la prospettiva di una foto grandangolare e di una zoom sono molto diverse, ma vediamo che iPhone ha fatto veramente male, nel senso che è tutto rumore digitale questa foto, è veramente, non dico da buttare, ma quasi. Samsung ha fatto uno scatto che è discreto, la messa a fuoco è buona, il dettaglio è buono, il lavoro sul rumore digitale è buono, ma nulla è comparabile a questo vivo, che riesce ad avere, grazie alla fotocamera zoom, anche profondità di campo con oggetti che sono distanti da loro giusto un paio di centimetri, veramente sensazionale. Anche questa foto qui di questa scatola con questo nastro a rete, quella di iPhone è una foto veramente appena sufficiente anche quella di Samsung, mentre invece è uno scatto di completamente altro livello. Vedete anche come cambia lo sfondo, proprio perché cambia la prospettiva di questa fotocamera, quella dal vivo. Chiudo con questi 3 libri, iPhone, anche qui come la foto sul Lego, tantissimo rumore digitale, discreta la foto del Samsung, un altro livello, sembra proprio anche questa di nuovo una foto professionale, quella del vivo. Foto in modalità ritratto, ho scelto un ritratto 1x, quindi era la principale, e poi un ritratto zoom che vi farò vedere dopo. Questa è la prima foto che ho fatto, una precisazione. Su tutti si può regolare il bokeh, quindi se vi sembra che la sfocatura di uno sul retro sia meglio, sia più intensa di un'altra, è perché semplicemente è l'impostazione. Ho cercato di settarli tutti uguali, ma tranquilli che eventualmente potete cambiarlo. Quello che io voglio stressare qui è che iPhone fa veramente un gran lavoro sulle fotoritratto, sui dettagli, specialmente sui vestiti. Guardate il maglione di Vezio, che dettaglio incredibile che ha. Quella di Samsung è un po' più scura, quella di Vivo è ancora più scura, secondo me però un po' piatta, mentre invece ha delle buone ombre, una buona profondità anche del viso, quella del Samsung, che secondo me fra queste 3 è la migliore. Questa invece è una fotoritratto, diciamo, di gruppo, o quantomeno ci sono almeno 2 persone. iPhone alza molto le ombre e questo rende per esempio anche i vestiti molto più visibili, molto più chiari. L'unica cosa che posso dare di considerazione è che il vivo è l'unico che inizia ad applicare una sfumatura anche all'asfalto abbastanza vicino ai 2 soggetti, quindi forse un pochino più naturale in questo caso, però sono 3 foto che, al netto di qualche regolazione di colore che potreste fare anche voi semplicemente nell'editor, sono molto simili e molto buone tutte e 3. Questa è una foto che ho fatto a un amico in un pub, quindi con illuminazione artificiale, in una situazione altrimenti molto buia. La foto del Samsung è per me la peggiore, perché? Perché fa sparire l'anello, perché fa sparire la barba sotto l'orecchio, quindi ha proprio sbagliato il calcolo della profondità. E devo essere proprio sincero, non capisco bene neanche come possa aver deciso di cancellare l'anello. Fra il vivo e l'iPhone preferisco, e qui andiamo a vederci il dettaglio,
la foto del vivo. Perché? Perché iPhone ha spinto moltissimo la nitidezza, la vividezza dell'immagine, che è una cosa che ha fatto anche in altri scatti quando la luce è un po' meno presente, mentre invece il vivo ha un dettaglio che c'è, ma è un pochino più naturale. E poi, come vi dicevo, anche il ritratto zoom, in questo caso non tutti dallo stesso livello di zoom. Perché? Perché iPhone e Samsung scattano col 5x perché hanno una fotocamera zoom 5x, mentre Vivo scatta a 3.7x perché appunto ha una fotocamera 3.7x. Vivo, tra le altre cose, mi ha un po' stupito in negativo perché ha leggermente bruciato dei dettagli sul volto di Vezio, che onestamente non mi spiego. Molto bene invece le altre due. Probabilmente iPhone è quello che ha un pochino più di profondità, gestendo meglio la sfumatura e le ombre. Capitolo selfie. Allora, cosa interessante, il Vivo è l'unico di questi che ha la fotocamera frontale con il fuoco fisso, che questa è una cosa, diciamo, negativa, perché non può mettere a fuoco su profondità diverse, e questo poi ve lo farò vedere con una foto di gruppo, ma altrimenti devo dire non è qualcosa che si noti particolarmente. Il Vivo ha fatto un po' peggio lo sfondo di questa foto e ha fatto una foto anche un po' scura, ha uniformato molto il cappotto e la felpa, per esempio. L'iPhone è buona, una buona foto, appunto ha tirato fuori, esattamente come nei ritratti, più dettagli dai vestiti. Probabilmente il Samsung è quella via di mezzo che offre anche un bokeh un pochino più accentuato. Ricordatevi sempre che su iPhone, essendoci la telecamera, anzi il sensore TOF frontale, se volete comunque potete sfruttare anche una modalità ritratto migliore, modalità ritratto che comunque avrebbero anche gli altri. Foto in ufficio, semplicemente seduto in una stanza poco illuminata, e qui devo dire che il Samsung ha sbagliato il colore. Forse sceglierei comunque la foto del Vivo perché è leggermente più nitida sul volto rispetto a quella dell'iPhone, e anche qui vedete che la fotocamera frontale del Vivo non è niente di eccezionale, ma non è che le altre due siano proprio brillantissime. Diciamo che in assoluto nel mondo delle selfie cam c'è ancora da fare, visto che comunque in generale questi sono fra i migliori smartphone per farsi selfie. Questa invece completamente al buio, hanno tutti i loro difetti, ecco. Preferisco forse leggermente il Vivo perché ha delle tonalità un pochino più corrette, anche se tende leggermente al verde, cosa che abbiamo visto fare anche con quella sorta di dipinto perché mancava un po' un punto di riferimento per il bianco. Nessuna di queste eccezionali, appunto, come dicevo, tutte hanno i loro difetti, diciamo ok. Questo è il selfie di gruppo, come vi dicevo, fuoco fisso, quindi l'unico a fuoco sono io. Fra le altre due, devo dire, sono quasi identiche, forse il Samsung ha gestito appena leggermente meglio i selfie, però ecco. Ultra grandangolare. Allora, cose interessanti. Partiamo da questa foto allo stadio. iPhone ha preservato di più i dettagli nelle zone più illuminate, ma è molto gialla. Poi andiamo a vedere anche magari un ritaglio che ho creato per voi, per mostrarvi appunto questa cosa, ovvero, allora, come vi dicevo, ci sono meno zone in cui i colori tendono ad appiattirsi. Vi segnalo come le grate di questi, credo che siano motori di ventilazione sul retro di questo pannello, non sono propriamente drittissime. Lo smartphone l'ha rielaborate come fossero un po' una rete, mentre invece il Samsung ha preservato le linee. E benché abbia un po' uniformato le parti un po' più chiare dell'immagine, secondo me non è male. Del Vivo si vede che anche lui ha un po' distrutto queste linee creando una sorta di grata, e vediamo subito anche come il campo del grandangolo sia un pochino più stretto. Questa foto a questo palazzo la possiamo valutare praticamente come prima, con delle considerazioni molto simili. In più, rispetto alle considerazioni di prima, possiamo vedere come Vivo ha alzato le ombre e ha aumentato i contrasti, cosa che tende a fare in queste situazioni dove c'è molto cielo e molto controluce, rendendola probabilmente la foto più, avete capito, godibile. Approfitto di questo scatto per usare la gomma magica, ovvero quello strumento che permette di cancellare cose nelle foto. Questo è lo scatto di Samsung a fianco allo scatto di Vivo. Perché? Perché Apple in Italia non ha mai ancora portato Apple Intelligence. Apple è molto indietro sull'intelligenza artificiale, e questa funzione, che era presente per esempio sugli smartphone Pixel ben prima che venisse chiamata intelligenza artificiale, non è comunque presente. Fra queste due, secondo me,
è interessante il fatto che siano entrambe delle buone foto, ho fatto sparire quelle due auto, ma il Vivo abbia colmato le zone dove c'erano le auto con una parte di immagine che è nettamente più nitida di quella di Samsung, che è un pochino più opacizzata, è un pochino più sfumatina, quindi devo dire molto bene l'immagine corretta dal vivo. Ultima foto grandangolare, questa volta di notte, e devo dire che l'iPhone impasta veramente molto e Vivo è decisamente quello che mantiene più i dettagli. Nessuno di questi smartphone ha una fotocamera zoom 2x, che però è una tipologia di zoom che viene usato molto spesso. Nessuno quindi ha una profondità di campo digitale relativa alla fotocamera 2x, sostanzialmente quello che sto dicendo è che è una foto fatta dalla fotocamera 1x, semplicemente ritagliata al centro e rielaborata grazie ai tantissimi pixel che queste fotocamere hanno. Quello che possiamo vedere è che sono tutte delle buone foto. Vivo ha più bokeh, alza i contrasti e alza le luci. La macchina sul retro ha un rosso molto vivido e i fiori sulla parte più lontana del cestino sono un pochino più sfocatini. L'ultimo capitolo sono le foto 5x. Vi ricordo che il Vivo non ha una fotocamera 5x ma una 3.7x, ma ho comunque scattato a 5 per farle tutte paragonabili. Queste alla torre sono tutte buone e sostanzialmente quello che cambia è il bilanciamento del colore, cosa che se non vi piace potete correggere rapidamente. Questa foto a questi santi, iPhone ci ha messo un po' troppa nitidezza. Ancora una volta, quando la luce non è perfetta, iPhone ci mette un po' troppa nitidezza. Vivo alza le ombre e aumenta il contrasto. Non so se avete già sentito questa cosa in questo video, sì, lo fa anche in questo scatto rendendolo quello più apprezzabile. Questa foto a questo stemma ha esattamente le stesse considerazioni della foto precedente, ovvero iPhone ci mette un po' troppa nitidezza senza magari alzare le ombre, cosa che invece fa lo smartphone Vivo. Qui abbiamo questi tre scatti. Allora, quello che colpisce subito è che il Vivo ha fatto una foto molto contrastata, troppo contrastata, ma al netto di quella è la fotocamera che ha più dettagli di tutti, e questo è sorprendente se ci pensate, perché non è una fotocamera 5x, è una 3.7x che scatta con dell'aumento digitale fino al 5x. Guardate il muro dietro, il dettaglio del muro dietro, che è preservato per bene praticamente soltanto nella foto del Vivo, che però sì, è un pochino troppo contrastata. E infine chiudo con questa foto zoomata al Viola Park, e qui si può vedere come il Vivo sia l'unico che abbia davvero dei dettagli da mostrare nell'immagine che realizza, e anche qui devo dire sorprendente considerando che la fotocamera non è 5x. Siamo quindi alle considerazioni aggiuntive prima di quelle finali. Mi sono preso qualche appunto. Intanto una considerazione: ad oggi questi smartphone interpolano a 12 megapixel, l'unico che interpola a una risoluzione più alta è iPhone, che di default adesso interpola a 24 megapixel. Tutti hanno opzioni diverse per quanto riguarda sia le risoluzioni a cui scattano, sia il formato in cui scattano, per essere più o meno efficienti. Queste sono cose che insomma sapete e che probabilmente avete visto anche dalle varie recensioni. Siccome il confronto fotografico che vi ho mostrato comunque non può raccontare tutti i casi d'uso in assoluto, voglio segnalare una cosa: che S25 Ultra rimane secondo me il kit fotografico più completo, perché è l'unico che ha due livelli di zoom. Ricordiamoci che oltre alla 5x che vi ho mostrato ha anche una 3x, che per i ritratti può essere molto interessante, ma non solo per i ritratti. È l'unico di questi smartphone che sostanzialmente mette sul campo 4 fotocamere principali e non 3. In più, dal punto di vista di intelligenza artificiale, Samsung è quello che offre più cose di tutti, perché offre la gomma magica, ma offre anche la rotazione della foto senza ritaglio, perché va a generare quello che c'è intorno all'immagine, la possibilità di disegnare sulle foto e aggiungere oggetti che altrimenti non c'erano, e la possibilità di creare dei ritratti fumettosi, grafica 3D, pastello, acquerello dalle foto che avete già fatto. Insomma, delle cose non indispensabili ma comunque simpatiche e che sono integrate all'interno dello smartphone. Non possiamo non menzionare in questo iPhone 16 Pro il camera control, ovvero il tastino touch qui sul fianco, che da un lato può essere comodo per lanciare la fotocamera con un click, gesto però che possiamo fare comunque dal display, da questo e dagli altri smartphone. Ad oggi camera control che per me è, diciamolo, bocciato. In più io ho scattato totalmente in automatico per far sì che simulare, diciamo, l'utilizzo che il 95% delle persone fanno, ma ricordiamoci che sia il Samsung che il Vivo
hanno due buone, se non ottime, modalità pro di scatto integrate all'interno della fotocamera. Vivo a tutta questa modalità realizzata in collaborazione con Zeiss, che simula una fotocamera per la street photography, che è anche gradevole esteticamente, ma in generale sono due smartphone che sono molto più propensi, di default almeno, di offrirvi più controllo quando andate a scattare. Ultima considerazione che voglio fare: Samsung ha migliorato moltissimo con la sua ultima One UI l'interfaccia di scatto. Adesso tutte le funzioni sono molto più vicine al dito, andando a somigliare, se vogliamo, un po' all'interfaccia di iPhone. È migliorata anche la velocità di scatto, ma questa è una critica che faccio a questo S25 Ultra, ovvero il fatto che comunque c'è sempre un po' di shutter lag, ovvero di distanza temporalmente fra quando voi toccate il tasto e quando lui scatta la foto. E questo ha delle conseguenze soprattutto quando scattate a soggetti in movimento con poca luce, e questo smartphone fa più fatica. Non ho due foto da mostrarvi, ma per esempio quando ero a San Francisco ho fatto delle foto per esempio a una festa, a una DJ che stava suonando, e il Vivo è l'unico smartphone che avevo a disposizione che è stato capace di realizzare delle immagini ferme. Perché? Perché scatta molto più velocemente, non solo in termini di shutter lag, che è proprio il momento, la distanza temporale fra quando voi toccate e quando lui scatta, ma anche proprio velocità in termini di scatto, quindi diciamo di otturatore, vogliamo dire così, anche se poi ovviamente otturatori fisici qua dentro non ce ne sono. E questo è tutto per il confronto fotografico fra questi due smartphone, che poi non sono due perché c'è il terzo incomodo. Le mie conclusioni sono che ad oggi questo Vivo tecnologicamente e per quello che può offrire in generale è lo smartphone migliore che ci sia per quanto riguarda il comparto fotografico. L'ho detto nella sua recensione, lo ripeto oggi. Vi ricordo che questo è un confronto solo fotografico, non sto prendendo in considerazione tutti gli altri aspetti degli smartphone. E per quanto riguarda i due che originariamente erano gli smartphone interessati da questo confronto, posso dire che secondo me Samsung offre qualcosina in più. E siccome so, pur rimanendo ovviamente nell'Olimpo degli smartphone che fanno le foto migliori in assoluto, e dicevo, siccome so che mi commenterete, sì, ma tanto poi i video, fatemi sapere se siete interessati anche alla parte video, e nel caso che tipo di test vorreste vedere sui video, così capisco eventualmente se fare un video anche su quell'argomento. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi invito a commentare, fatemi sapere cosa ne pensate di questi smartphone, ma anche del nostro video. Se volete supportarci, ovviamente il metodo gratuito è iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella delle notifiche, e noi ci salutiamo e ci vediamo a un prossimo video.